Per ottenere risultati in palestra, quali aumentare o perdere peso, è importante, oltre che a una buona tecnica di esecuzione degli esercizi, avere anche un buon piano alimentare. Prima di tutto dobbiamo trovare il nostro fabbisogno calorico, ovvero le calorie che consumiamo in un giorno. Per farlo vi sono due metodi. Il primo mediante delle formule che possiamo trovare anche online. Qui inseriamo i nostri dati quali età, peso e così via e questo ci darà una stima del nostro fabbisogno calorico, però appunto è una stima. Per avere un dato più preciso dobbiamo ricorrere al secondo metodo. Prima di tutto occorre un quaderno sul quale annoteremo ciò che mangiamo tutti i giorni cercando di essere quanto più precisi soprattutto con le grammature. Al contempo, tutte le mattine dopo essere stati al bagno ci peseremo. È importante pesarsi tutti i giorni perché il nostro corpo è soggetto a delle fluttuazioni di peso anche dell'1-2% dovute ai liquidi. Così, pesandoci tutti i giorni, riusciremo ad avere un dato più preciso. Al termine della prima settimana possiamo fare il calcolo delle calorie che abbiamo assunto. Per farlo possiamo andare su internet e trovare i valori nutrizionali degli alimenti oppure scaricare delle applicazioni. Ve ne sono moltissime in commercio. Una volta calcolati i valori di ciò che abbiamo mangiato, facciamo la somma, così otteniamo quanto abbiamo mangiato in una settimana. A questo punto dividiamo per 7 per avere il valore medio giornaliero. Supponiamo che noi abbiamo mangiato di media 2100 calorie. Proseguiamo dunque nella seconda settimana. Qui dobbiamo mangiare esattamente le stesse calorie che abbiamo mangiato nella prima, quindi mangeremo per tutta la seconda settimana 2100 calorie e continueremo sempre a pesarci tutte le mattine. Terminata la seconda settimana possiamo proseguire analizzando i dati che abbiamo raccolto sul peso. Prima di tutto dobbiamo fare la media della prima settimana. Per farlo facciamo la somma di tutte e 7 le pesate e dividiamo per 7. Supponiamo di aver trovato un peso medio di 80 kg. A questo punto facciamo lo stesso con i pesi raccolti nella seconda settimana e confrontiamo le due medie. Abbiamo tre possibili risultati. Il primo è che la media della seconda settimana sia uguale alla media della prima settimana, ciò significa che il nostro peso non è variato e ciò che abbiamo mangiato equivale esattamente al nostro fabbisogno calorico, in questo caso 2100 calorie. Il secondo possibile risultato è che la media della seconda settimana sia più alta della media della prima settimana, ciò significa che il nostro peso è aumentato. Questo vuol dire che siamo in un surplus calorico. Ma come facciamo a sapere di quanto siamo in surplus calorico? Per convenzione è stato stabilito che un chilo di massa equivale a 7000 calorie, quindi per calcolare quante calorie hanno 500 grammi faremo la seguente proporzione. 7000 sta a 1 come x sta a 0,5. Di conseguenza sappiamo che il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi, quindi la formula sarà 7000 per 0,5 diviso 1 uguale 3500 calorie. Abbiamo appena scoperto che 500 grammi equivalgono a 3500 calorie. Se noi in una settimana siamo aumentati di peso di 500 grammi vuol dire che abbiamo un surplus calorico settimanale di 3500 calorie. Se dividiamo per 7 sappiamo quant'è il surplus giornaliero, quindi 3500 diviso 7 uguale 500. 500 sono le calorie in più che abbiamo mangiato ogni giorno. Se noi facciamo la sottrazione rispetto a quello che abbiamo mangiato, quindi 2100 meno 500 uguale 1600, questo sarà il nostro fabbisogno calorico. Il terzo possibile risultato è che la media della seconda settimana sia più bassa della media della prima settimana. Questo vuol dire che abbiamo perso peso. Supponiamo di aver perso i soliti 500 grammi, quindi il calcolo da fare sarà il medesimo di quello che abbiamo fatto prima, con l'unica differenza che alla fine, anziché fare una sottrazione, faremo una somma. Quindi 2100 più 500 uguale 2600 calorie giornaliere di fabbisogno calorico. Ecco che abbiamo capito come calcolare il nostro fabbisogno calorico. Nel prossimo video vi spiegherò come calcolare il corretto introito calorico per raggiungere al meglio i nostri obiettivi sfruttando il fabbisogno calorico.